Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Mi preparo per, in- per leggervi in fondo. Allora, ragazze mie, ragazzi, grazie per tutto quello che mi state scrivendo, è meraviglioso, è stupendo, continuiamo così, non abbassiamo lo sguardo un attimo, la mente, il cuore sa, ecco qua, così. Allora, ragazze mie e ragazzi, abbiamo iniziato a pubblicare i segni zodiacali e sto ultimando, li avevo finiti, però dovevo fare delle modifiche, controllare bene se c'erano delle scene che YouTube mi può dire: ah, hai sbagliato Francesco, ah, hai sbagliato, come è già successo in questa settimana. Quindi sto revisionando tutto, quindi in questa settimana continuiamo a pubblicare i segni a poco. Mo' vediamo se riesco, perché c'ho tantissime cose da fare, ragazzi miei. Poi devo partire per il ritiro yoga sciamanico, quindi sto organizzando tutti i video. Cioè, sto preparando tutto per avere la nostra programmazione di sempre. E quindi il lavoro si è triplicato, però è bellissimo, va bene. Sveglia alle 5. Quindi grazie di tutto, ragazze mie e ragazzi. Mi state scrivendo per le masterclass, allora ancora non ho fatto nulla, non c'è il sito web, non c'è ancora la piattaforma online, quindi appena so tutto, lo saprete, lo pubblico ovunque, vabbè, lo pubblico ovunque. Saranno le masterclass, credo 4 appuntamenti in un mese, di un'ora e mezzo, due circa, dove faremo un viaggio stupendo. E saranno a numero chiuso solo per chi vuole veramente realizzare i propri sogni con determinazione, veramente ribaltarsi come un calzino, come mi sono ribaltata io per realizzare tutti i miei sogni. Quindi piano piano pubblichiamo tutto, ok? Cioè nel senso piano piano. Oggi andiamo a fare il nostro lui-lei con come l'abbiamo fatto l'altra volta, però ci aggiungiamo, cioè sempre con lui-lei specchio terapeutico, so che vi è piaciuto tantissimo, però ci aggiungiamo, facciamo due mazzi, non uno, e ogni carta sarà un riflesso, racconta qualcosa di te, qualcosa dell'altro. Insieme formano il cerchio sacro della consapevolezza, dove tutto ciò che accade diventa un messaggio dell'anima. Questa volta però, dopo che viaggiamo tra i simboli e le emozioni, scenderemo ancora di più nel mondo concreto, cioè tradurremo la voce dei tarocchi in azioni, in gesti, in parole, e quindi andiamo a vedere non solo cosa sente lui, cosa sente lei, cosa rappresenta ognuno, anche cosa farà lui, cosa farà lei, dove stanno andando le loro energie sul piano della realtà in questa settimana, va bene? Quindi sarà un incontro tra terapia dell'anima e magia del quotidiano, quindi un viaggio tra visibile e invisibile, tra mito e materia. Quindi, ragazze mie ragazzi, iniziamo il nostro rito dello specchio vivente, ok? Tenendo qui lo schema, lo schemino, andiamo e partiamo. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu possa realizzare pienezza, bellezza e prosperità. La tengo qua, iniziamo da lui. Carta prima carta. Dove si trova lui adesso? Qual è l'essenza del momento presente, la sua energia? Qual è la ferita profonda? Pauri, blocchi, ferite, come questo influenza la realtà? Poi l'illusione dell'ego, la storia che racconta a se stesso e come questo influisce sugli altri. Poi vediamo qual è il desiderio dell'anima di lui, cosa vuole veramente. Quinta carta, qual è la proiezione che fa su di lei? Cioè, che cos'è che vede in lei che invece appartiene a lui? Qual è la crisi, il punto di svolta? La resa interiore.
poi qual è l'integrazione, la lezione interiore da intraprendere e il passo concreto. Allora, mettiamo qua, poi andiamo da questa parte. È caduta una carta di quelle piccoline. Che carta è? 5 di denari. Già, partiamo. La dea della penuria. La mettiamo qua per le specifiche dopo, se ci servono. Perché quando le batto intanto prendo tutte insieme. Quando le raccolgo. Allora, qual è l'energia attuale di lei? Come si sente dentro? Com'è il suo stato energetico? Qual è la ferita del cuore? Dolori, memorie emotive, come queste ferite influenzano il comportamento verso gli altri? Qual è l'autoinganno? Cioè, quali sono le storie che si racconta per proteggersi e come queste storie appaiono all'esterno? Poi, qual è il richiamo dell'anima? Cioè, che cosa vuole davvero lei? La sua voce interiore qual è? Qual è la proiezione che lei fa su di lui? Come attribuisce a lui? Cosa attribuisce a lui che invece è un suo riflesso? Cioè di lei. Che cosa vede in lui che invece è un suo riflesso? Qual è la rinascita? Dove si lascia andare? E come si manifesta questo nella realtà? E poi la medicina del cuore, la benedizione, la qualità interiore che porta alla guarigione, il dono concreto. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo per il nostro viaggio straordinario. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà? Allora, andiamo a vedere. Essenza del momento presente di lui. La forza. La forza. Lui è in una fase di grande tensione interiore. Vorrebbe controllare tutto, però dentro di lui sente che l'unica vera forza è lasciarsi attraversare dalle emozioni, non dominarle. Quindi all'esterno lui potrebbe sembrare orgoglioso oppure determinato, però dentro c'è una dolcezza che preme per uscire. C'è una parte che ha bisogno di fidarsi. La vita lo sta portando a scoprire che il vero potere non è più nella conquista, ma nella resa consapevole. Ok, continuiamo. Qual è la ferita profonda? Cioè, io credo che queste letture, cioè, sono sempre attuali, sono mitiche, cioè come il mito, no? Cioè, sono veramente sempre attuali. In particolar modo nella settimana in cui stai vedendo questo video è forte questa cosa e ogni volta che lo rivedrai o che capiterà questo video a qualcuno è nel momento presente perché sono proprio stese epiche. Ovviamente la ferita profonda è il diavolo. Cos'è il diavolo? La mente razionale, il controllo, il potere, il dominio, l'ego. La sua ferita nasce dal bisogno di controllo, dal desiderio di possesso. Sai che cos'è? È come se avesse paura di perdere ciò che ama e per questo a volte tende a trattenere, a manipolare oppure a chiudersi nel silenzio. Cioè questa è la ferita del desiderio non vissuto con libertà. La ferita del desiderio non vissuto con libertà, ma con manipolazione, no? Per paura. Cioè, dentro di lui c'è un bambino che vuole essere amato senza condizioni, però che ha imparato a ottenere amore solo attraverso o il potere o il fascino. No? Fai il bravo con la mamma, mi spiego, fai il bravo o fai la brava e allora il potere di seduzione capisci che devi esercitare un potere, un controllo per farti volere bene o per realizzare i desideri. Se fai la brava, il bravo ti compro questo, allora il potere seduttivo, il controllo, cioè veniamo tutti da là. Il diavolo qua ci insegna che l'amore non è catena, ma è fuoco che libera. Sì. Vediamo qual è l'illusione dell'ego.
Gli amanti. Gli amanti e l'illusione dell'ego, è chiaro. Sai che cosa si racconta a se stesso? Che è un'illusione? Che deve scegliere. Cioè, ti spiego. Come se dovesse scegliere tra due strade, tra due amori, tra due modi di vivere. Ma la verità è che non si tratta di scegliere chi amare, ma si tratta di scegliere come amare. È un po' come la cosa, no? Il karma non è dato da quello che ti accade, ma come ti relazioni a ciò che ti accade. Se ti relazioni con mi do, la resa, mi do e non il controllo, il karma si esaurisce. Cioè qua l'ego gli fa credere che l'amore sia un dilemma, invece l'anima sa che è un'unione. L'amore unisce, non separa. Quindi fuori potrebbe vivere della confusione o essere indeciso, però dentro sta imparando a integrare corpo e spirito, desiderio e devozione. Vediamo qual è il desiderio dell'anima, quello che vuole veramente, che cos'è? La chiarezza, Cavaliere di Spade. La sua anima cerca chiarezza, cerca verità, libertà mentale, no? Vuole esprimersi, vuole dire tutto ciò che ha taciuto fino a questo momento. E il Cavaliere di Spade è proprio il vento che taglia i veli, no? E apre la strada, cioè lui vuole verità. Vuole andare dritto al punto, anche se non sa ancora come. E come si manifesta all'esterno questa propensione? Può manifestarsi per alcuni di lui, con una comunicazione sincera, anche dei ritorni improvvisi, con dei messaggi. E vediamo, sono curiosissima qual è la proiezione su di lei. Cioè cos'è che proietta su di lei che invece è suo? Il 2 di denari proietta su di lei, vede in lei la stabilità che lui ancora non ha. Sapete, il 2 denari è l'equilibrio, no? Danzare nei mondi, danzare tra i mondi, visibile e invisibile, fare tante cose contemporaneamente, danzare tra più mondi. E quindi su di lei proietta la sua stessa capacità di tenere tutto in equilibrio, di non perdere il controllo, no? Però in realtà è lui che deve imparare a danzare tra i mondi. È lui che deve imparare a integrare materia e spirito, razionale e irrazionale. Quindi lei diventa il suo specchio, la sua maestra del fluire. Ok? E vediamo qual è la crisi o il punto di svolta che avrà. Il giudizio. Passato che bussa, le cose in sospeso che bussano, le vecchie dinamiche emergono qua. Questo è il momento del risveglio, non puoi più fuggire. Tutto ciò che non ha affrontato torna in questi giorni per essere trasceso. Cioè il giudizio gli dice è tempo di ascoltare la voce dell'anima, non quella della paura. Quindi potrebbero per lui, per l'energia maschile, arrivare in questa settimana un evento esterno molto forte, che potrebbe essere una chiamata, un incontro, un segnale del destino molto forte che lo spinge a regolare i conti, a prendere questa decisione. Vediamo qual è la medicina, la lezione interiore. Non avevo dubbi che usciva l'eremita o giù di lì, insomma, o su di lì, dipende da dove lo vedi. Non avevo dubbi che usciva l'eremita. La guarigione avviene nel silenzio, tacere la mente. Lui deve imparare a restare con se stesso, nella sua beata solitudine, non a fuggire dalla dea della solitudine che ti equilibra tutto, dalla sua luce interiore, no? Ma a stare con se stesso, a smettere di cercare fuori le risposte, perché soltanto nella solitudine può accendere la sua lanterna. Deve imparare a meditare. Cioè. L'eremita qua gli insegna che non è da solo, però. Cioè, l'eremita ci insegna che gli avi, gli antenati, gli spiriti lo stanno guidando verso la verità. Quindi alcuni maschili potrebbero sembrare che si allontanino, in realtà si stanno cercando a loro stessi. Mi spiego? Sì.
che c'è molta tensione qua, ragazze, ragazzi. Vediamo su di lei. Andiamo a vedere qual è la vibrazione attuale di lei. Molte di lei stanno facendo un viaggio. Io devo partire tra qualche giorno perché un viaggio, il traghetto, tra l'altro devo prendere anche il traghetto. Quindi comunque sì, vedi, il 6 di spade, l'energia attuale. Lei sta attraversando un ponte, potremmo dire, lasciando qualcosa che le ha fatto male. Sta guarendo, anche se sente ancora magari un certo dolore del distacco, cioè sta facendo il viaggio tra il vecchio e il nuovo, il traghettatore, no? Tra la sofferenza e la pace. Il messaggio è questo, stai tornando a casa, non stai fuggendo, stai tornando a casa. No, è bellissima questa carta perché io devo proprio prendere un traghetto, quindi comunque interessanti, è bellissimo. Caspita, bellissimo. Vediamo qual è la ferita del cuore. Sì, il mondo. Questa carta è bellissima comunque. Sai qual è la ferita del cuore di lei? La sua ferita nasce dal desiderio di completezza. Ha cercato nell'altro quel senso di totalità che in realtà abitava già in lei. Ha dato tanto, anche troppo, e proprio cerca nell'altro quel senso di totalità che in realtà è dentro di lei già. Perché il mondo ricorda a lei che è intera, che non le manca nulla. E ogni separazione che proietta fuori da qualcuno, da qualcosa, sia da qualcuno che dal progetto che vuole realizzare, che sia un progetto d'amore, che sia un progetto di vita, che sia un progetto lavorativo, quella separazione che proietta fuori, no? Invece la sta spingendo verso la sua interezza interiore. Come vi dico sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Sì. Vediamo qual è il suo autoinganno, cos'è che si racconta a se stessa. Infatti il sole. Sai qual è l'inganno più grande? Fingere che vada tutto bene. Cioè, adesso ti spiego, va sempre tutto bene, ma oh meraviglia. Cioè, adesso ti spiego, cioè mettere la maschera della luce per non mostrare la sua vulnerabilità. Ma la vera luce non è la perfezione su questo piano di realtà non esiste. È la bellezza della vita imperfetta. Cioè la bellezza della vita imperfetta. Fragile come un uomo, tranquillo come un Dio. Cioè, dentro sta imparando che non deve illuminare gli altri a tutti i costi. Può semplicemente essere quella che è. L'accettazione delle sue fragilità, delle sue vulnerabilità è luce, è il sole. Cioè il fingere che vada tutto bene è diverso dalla consapevolezza che apprendi quando sai che tutto è perfezione. Anche se stai piangendo, anche se ti stai incazzando. Sapete, no? Vi ho detto, io mi incazzo continuamente. Però è perfetto. E non lo nascondo, mi spiego, prima lo nascondevo, o prima nascondevo la mia vulnerabilità, anche quando ho aperto il canale, esprimere chi ero senza filtri, mi ha dato un grande assist per per convincere ogni cellula che ero perfetta così, nella mia imperfezione. Quindi il darmi, il mettere in mostra, no? Il mio essere, con tutta la mia vulnerabilità, le mie imperfezioni, le mie stravaganze soprattutto, no? Mi hanno sempre additato per la mia stravaganza, per il mio essere completamente inafferrabile, incomprensibile, perché non ero all'interno del luogo comune, seppur ho cercato di adattarmi al luogo comune, no? Soffrendo. Quindi poi quando ho aperto il canale, casa mia è il mio canale, casa mia, io faccio quello che sono. E quindi senza paura di sbagliare, con tutte le mie, in dialetto da noi si dice, non so se è dialetto o meno, le fisime, no?
con tutte le mie fisime che sono, non so come è traducibile in italiano, con tutte le mie imperfezioni, possono essere viste imperfezioni, ma sono bellissime quelle imperfezioni perché ti rendono unica. Eh, Pensate che io ho imparato mm, con la mia maestra Selene, più del contenuto, no, di ogni cosa che abbiamo fatto, ho imparato da quello che poteva essere giudicato dall'esterno imperfetto del suo modus operandi. Mi spiego? Magari facendo anche delle cose, quando mette musica, magari si sentiva ogni tanto un casino, poi si... Ma io ho amato quella donna proprio perché mi ha fatto capire quanto la perfezione non sia sentire, magari fare la cosa perfetta, ma farla nella totale essenza e bellezza di chi sei. Cioè Selene mi ha insegnato molto di più in quei frangenti che dall'esterno potevano sembrare imperfetti, che nello yoga sciamanico in sé. Cioè, quando... e quello mi ha aiutato tantissimo nel fare il mio lavoro. Avendo un ascendente vergine, pensa quanto posso essere maniacale in alcune cose. Bene, ok. Va a fa un capo, ok? Che mi spiego? È meraviglioso così, anche se sbaglio è perfetto, anche se la mente può dire hai sbagliato, non è vero che ho sbagliato, sto seguendo una missione, sto seguendo quello che istintivamente le mie viscere del cuore mi dicono, quindi sto facendo bene, è perfetto. Ecco, questo è il senso, ecco la grandezza dei maestri, sta nell'essere la loro verità, né male né bene, né giusto né sbagliato, io questo ho appreso. E quindi sarà che Selena è pure acquario come me, non lo so. Sai, io sono stata sempre additata come una rincoglionita perché sto sempre in parallelo, in un altro mondo così. E quindi poco concreta, no? Non è vero, non è vero, perché ho realizzato una cosa straordinaria. Abbiamo realizzato insieme una famiglia. Chi se lo sarebbe mai pensato dalla rincoglionita un po' così? Mi spiego che voglio dire? Quindi è proprio questo, il coraggio di essere nella propria vulnerabilità, nella propria imperfezione. Mi incazzo, punto. Sto male, ma oh meraviglia, è bellissimo, è tutto perfetto. Questo è il senso di questo sole qua. Ok? Non devi illuminare gli altri a tutti i costi. Devi semplicemente essere quello che sei. E quella si chiama luce. Ok. Wow. Vediamo qual è il richiamo dell'anima. Il richiamo dell'anima è il cavaliere di bastoni. Beh, chiaro, è certo il cavaliere di bastoni. Il suo cuore vuole passione, vuole libertà, vuole movimento, vuole sbagliare. Il cavaliere di bastoni è anche visto un po' matto, no? Un po' incostante, un po' così, ma vuole essere, no? Quindi vuole vivere, vuole creare, vuole amare senza paura, ha un fuoco dentro che chiede spazio. Questo è il desiderio dell'anima, che la chiama a muoversi, a non restare ferma nel rimpianto o ferma nel ho sbagliato, no, non lo faccio. No, potrebbe essere per esempio, infatti, in questa settimana pronta a viaggiare, a cambiare, a lanciarsi in qualcosa di nuovo, semplicemente perché l'anima la chiama, il fuoco arde dentro, no? E vediamo qual è la proiezione che fa su di lui, che invece è una cosa sua interna. Non ci credo, anche questa volta. L'altra volta il re di denari era uscito, no? E qua il cavaliere di denari proietta ancora su di lui la stabilità e la concretezza, che invece è sua. La concretezza e la stabilità, la costanza che lei proietta su di lui, lei stessa la sta imparando a costruire per sé. Percepisce un lui lento, riflessivo, magari che non si muove, alcune volte, no? Ma in realtà è la parte di se stessa che sta imparando a radicare la sua energia. Lei è fuoco, lui è terra, insieme si equilibrano, ma solo se ognuno integra l'altro dentro di sé. Ok. E qual è la rinascita sua?
in questi giorni? Come avviene? Con il Papa, non ci poteva essere carta migliore, attraverso la fede. Non il moralismo, ma la fede, non la religione, ma la fede, non le credenze, la fede. Perché la fede inizia quando finiscono tutte le credenze. Quindi lei si apre quando smette di cercare risposte razionali e si affida al mistero. Il Papa è il ponte tra umano e divino e le dice che il suo amore può essere un insegnamento, un servizio, un cammino spirituale, non è solo l'altra persona che è una maschera. Quindi si libera in questa settimana quando smette di convincere gli altri e semplicemente testimonia la sua verità. Non devi illuminare gli altri a tutti i costi, testimonia la tua, la tua verità. Ok. E vediamo qual è la benedizione, la medicina del cuore che arriva in questi giorni. La regina di spade, non poteva che essere lei. Non poteva che essere la regina di spade con un bel ranocchietto qua sopra che si prende una tazza di tè. Allora, la sua medicina è la chiarezza. La regina di spade è la donna che ha pianto, che ha perso, ma non ha perso se stessa. E ora questi giorni parla con onestà. Taglia ciò che non vibra più con amore, ma con fermezza. Ok? La benedizione è questa: dire la verità, vivere nella trasparenza. È il succo di quello che abbiamo detto. E come si traduce questo fuori? Può tradursi in un nuovo inizio più autentico della sua vita, delle sue relazioni, dove il rispetto e la chiarezza diventano la base dell'amore. Mi spiego? Quindi in questa settimana le energie di lui e lei si stanno incontrando sul piano del riconoscimento autentico. È come se la vita attraverso questa relazione stesse dicendo a entrambi: guardatevi negli occhi, non per amarvi di più, ma per vedervi davvero. E solo dopo vi potete amare di più. Lui, con la forza, il diavolo, sta vivendo una fase in cui cerca di controllare le sue emozioni, però sente che questo controllo non funziona più. È stanco di trattenere, è stanco di indossare le maschere e sta scoprendo che la vera potenza è ammettere la vulnerabilità, lasciarsi attraversare dalla vita, dagli eventi che sono enti, entità, spiriti e non controllarli. Il suo percorso è un cammino di resa, quindi. Ogni volta che smette di combattere, qualcosa di più vero si apre dentro di lui e in quel momento anche la sua energia verso di lei cambia. Da forza che trattiene diventa invece lui una presenza matura che accoglie lei. Lei invece con il 6 di spade il mondo sta imparando a lasciare andare ciò che non le serve più, anche se questo significa attraversare il dolore. Non è più disposta ad accontentarsi di un amore a metà. Sta scegliendo se stessa, non per chiudersi, ma per aprirsi da un luogo più integro di sé. E la sua forza non è più quella di resistere, ma quella di scegliere la verità. E la regina di spade nella lei si manifesta con dolce fermezza. Ora sa cosa vuole e cosa non vuole più. Allora le due energie si incontrano proprio qui, in questo confine sacro, tra la forza che si arrende e la chiarezza che perdona. È un incontro tra fuoco e aria, tra desiderio e verità. Lui sta imparando a non temere la profondità emotiva, lei sta imparando a non fuggire dal contatto. E insieme stanno imparando l'arte più difficile, più difficile. Sapete qual è l'arte più difficile? Amarsi nella verità.
Non è più il tempo del gioco dei ruoli, non è più il tempo io inseguo, tu scappi, io mi chiudo, tu insisti. No, no, è il tempo in cui le anime si guardano e si riconoscono per quello che sono. Che cosa sono? Sono due parti dello stesso viaggio di consapevolezza. Se prima lui era il simbolo del fuoco trattenuto e lei la luce che fingeva di stare bene, adesso si stanno incontrando in un punto nuovo. Qual è questo punto? Il punto in cui l'amore diventa responsabilità del cuore. Quindi il messaggio comune di questa settimana mi dice questo: è tempo di dire la verità, di smettere di mentirsi per paura di perdere l'altro. Il vero amore non si perde mai, si trasforma. E se uno dei due fa un passo indietro, o lei o lui, qua abbiamo l'eremita, regina di spade, se uno dei due fa un passo indietro non è un allontanamento, è un atto di fede. Cioè è un atto di fede dove si sta preparando un abbraccio più autentico. Lui impara che non serve dominare per essere amato, lei impara che non serve adattarsi per essere scelta e insieme scoprono che la relazione non è un campo di battaglia, ma è una scuola dell'anima. Cioè ogni parola che viene detta, ogni gesto che viene fatto, ogni silenzio serve a guarire un pezzo di sé. Quindi questa settimana è un tempo di integrazione e rinascita. Per alcuni potrebbe esserci distanza fisica, ma l'energia tra loro è proprio viva, pulsa, si riordina. Non è distanza emotiva. Mi spiego? Quando ti avvicini a te stesso, ti avvicini anche all'altro, perché l'altro è una maschera di te stessa, di un aspetto di te. Allora tu ti avvicini all'aspetto di te che l'altro ti rimanda e allora sei più vicino che mai. Ciò che si scioglie in questi giorni è il legame basato sul bisogno, ma si sta sciogliendo da tanto tanto tempo già. Lo vediamo in tante stese. Ciò che resterà, invece, è il legame vero, quello dell'anima, quello che sa riconoscere l'altro come parte del proprio essere, del proprio cammino evolutivo. Mi spiego? E da qui tutto rinascerà su basi più vere, meno paura, più presenza, meno maschera, più cuore, meno aspettative, più incontro. Mi spiego? Là, che se suona. Dove vi state riconoscendo, ragazze e ragazzi? Scrivetemelo sotto. Vi state riconoscendo l'energia più del maschile, del femminile? Non importa se sei uomo o donna, perché ricordati sempre che dentro di noi vivono entrambe queste forze. Si muovono, si parlano, si corteggiano, no? In continuazione. Se per esempio ti sei riconosciuta o riconosciuto l'energia maschile, è possibile che in questo momento della tua vita tu stia vivendo una fase più attiva. Cioè magari cerchi di capire le cose, di risolverle, di controllare, di fare chiarezza. Forse sei tu che stai cercando di tenere insieme tante cose, di proteggere, di capire come devi andare, no? Perché l'energia maschile dentro di te vuole portare direzione, però rischia di irrigidirsi se non si lascia attraversare dal vero sentire, mi spiego? Quindi se ti sei riconosciuta nell'energia maschile o riconosciuto l'energia maschile, è come se l'anima ti stesse dicendo in questi giorni: lascia andare la lotta, non devi dimostrare niente, la tua forza è nella resa, la tua forza è nella verità dei tuoi sentimenti. Questa settimana per te il messaggio è imparare a fidarti della vita, degli eventi che accadranno, a lasciare che le cose accadano, a non tenere le cose sotto controllo. Perché? Perché il tuo cuore sa dove andare, anche quando la mente non lo sa proprio. E questo è il senso. Se invece ti sei riconosciuta o riconosciuto l'energia femminile, è probabile che tu stia attraversando un passaggio di guarigione. C'è un momento in cui qualcosa sta cambiando e tu stai imparando ad affidarti a te stessa. Forse senti il bisogno di lasciare andare vecchi dolori, vecchie illusioni, vecchie versioni di te stessa che cercavano amore nel posto sbagliato.
L'energia femminile dentro di te sta rifiorendo completamente e questa volta non si piega più, ma si apre con consapevolezza. Quindi, se ti stai riconoscendo di qua, nel femminile, come se l'anima ti stesse dicendo questo: non temere la tua luce, non nasconderla per paura di perdere qualcuno. Chi è destinato a restare si avvicinerà alla tua verità e alla tua luce. Questa settimana il messaggio è questo: sii vera anche se tremi, sii chiara anche se hai paura di ferire, perché la chiarezza è amore. Caspita. A volte ci riconosciamo di più nell'energia maschile perché siamo in una fase di azione, siamo in una fase di decisione, di mente, no? Altre volte nel femminile perché la vita ci chiede di sentire di più, di accogliere di più, di lasciare che qualcosa si sciolga. Non è né bene né male, né giusto né sbagliato, cioè entrambe le energie si completano e soprattutto divieni integra o integro quando si incontrano completamente dentro di te. Cioè quando ti accorgi che dentro di te c'è sia chi corre, sia chi attende, una parte di te che corre, una parte di te che attende, una parte di te che parla, l'altra parte di te che ascolta, allora stai guarendo davvero. Cioè vi specchiate da sole dentro di voi queste due energie. Di chi era quella che diceva la relazione più bella che avrai è quella con te stesso, Shakespeare, Schopenhauer, non mi ricordo. È con te stesso. Vedi sempre te stesso nell'altro, magia pratica zero. L'unica relazione che avremo sempre è quella con le nostre emozioni. Quindi la relazione con l'altro ti serve a specchiarti con le emozioni. Quindi è quello il senso. Ok? Adesso abbiamo fatto la prima parte della lettura terapeutica interiore, no? Adesso andiamo a vedere il piano concreto, l'abbiamo già visto, però siamo state più sulla parte più poetica e più terapeutica, appunto. Andiamo a vedere sul piano concreto come tutto questo si traduce nei comportamenti, nei movimenti, nei gesti reali di lui e di lei. Va bene? Ok. Allora, prendiamo un altro mazzo di carte, quelli piccolini. Tu stai riprendendo, io parlo? Sì. Allora, prendiamo questi. Mo' gli altri dove li ho messi? Prima ne era uscita una questa, aspetta. Eccoli. Allora, vediamo cosa farà concretamente lui in questa settimana. Si aprirà, comunicherà, rimarrà nel silenzio, si avvicinerà o prenderà spazio per sé. Vediamo. Cosa farà concretamente lui in questa settimana? Caspita, c'è la regina dei bastoni. Va, va, va! Cosa farà verso di lei? Allora, le azioni saranno motivate da un'energia fortissima, sensuale, erotica e passionale, verso un'energia femminile. Ok, quindi lui si muoverà verso un'energia femminile che gli accende la passione. Gli accende la passione. Ok. In che modo sta trasformando il suo atteggiamento nella relazione? Verso quella regina di bastoni. 7 di spade, non vuole più mentire. Abbiamo chiesto in che modo sta trasformando il suo atteggiamento nella relazione e non vuole mentire più. Non vuole mentire più. 7 di spade, inganni, bugie, non vuole mentire più. Cosa lo muove? Quindi cosa lo muove davvero adesso? Questo desiderio, questa cosa lo muove davvero in questi giorni verso di lei. Il 9 di denari, essere autonomo, autentico, all'altezza di lei.
abbiamo visto che in lei proietta lo specchio di avere, di danzare tra più specchi della realtà, no? Materia concreta, invisibile, visibile, cioè cosa lo muove davvero adesso è il 9 di denari verso di lei, cioè essere integro, essere autonomo, integro a livello emotivo. Questo lo muove per essere alla sua altezza, non dire più bugie, essere integro a livello emotivo e anche a livello magari economico, lavorativo, realizzato, ok? Vediamo qual è il segnale concreto che puoi notare nel mondo esterno in questi giorni. Il Papa. Lo vedrai serio. Il Papa, lo vedrai serio, lo vedrai disciplinato nel senso più, non disciplinato nella mente. Qua è una persona di spessore. Abbiamo chiesto qual è il segnale concreto che vedrai tu nel mondo concreto di lui, il Papa. Il Papa parla in modo serio, parla in modo affidabile, parla in modo con la lezione karmica integrata. Una persona molto seria vedrai in questa settimana. Molto seria, bello. Quindi sostanzialmente io vedo che qua il maschile ritroverà la sua direzione. Cioè dopo tanto tempo in cui ha cercato le conferme, in cui si è nascosto dietro strategie e silenzi, adesso invece questi giorni lo vedrai come risvegliarsi dentro un fuoco puro. C'è una donna qua, o per meglio dire un'energia femminile, che lo accende, che lo richiama alla vita, quella vita che lo fa sentire vivo, che lo fa sentire desiderante, creativo, no? Ma non è solo attrazione fisica, è proprio il risveglio della Kundalini, della forza erotica, intesa come spinta alla creazione, come desiderio di esprimere la verità senza paura. Quindi sta lasciando andare il bisogno di mentire, di nascondersi dietro le maschere o dietro ai ruoli, e ora vuole mostrarsi per ciò che è, senza filtri. Anche se questo lo può esporre, va bene? Quindi il suo movimento è quello di chi sceglie la trasparenza. Non cerca più di avere ragione o di controllare, cerca libertà, sincerità e autenticità. Qua c'è anche un grande tema di autonomia, cioè non vuole più dipendere da conferme esterne o dinamiche di bisogno. Il 9 di denari non è solo la realizzazione spirituale o lavorativa o economica, è fondamentalmente il 9 di denari e non dipendere più da conferme esterne o dinamiche di bisogno. Ho tutto quello che mi serve, il 9 di denari. Vuole sentirsi intero, indipendente, capace di amare da un luogo di centratura, no? Non più di mancanza. È come se dicesse prima mi trovo, poi mi dono. Ed è proprio in questo ritrovamento che ritrova anche lei. E anche la possibilità del noi. Quindi il segnale concreto che vedrai concretamente in questa settimana, che lo vedrai emanare, no? È un'energia di grande maturità, fermezza e responsabilità. Lo vedrai più stabile, più coerente, più chiaro nelle sue intenzioni. Si aprirà con parole vere, più essenziali, meno teatrali, ma più essenziali. Cioè, impara a incarnare la figura del Papa, che è colui che non promette per far piacere, ma parla per verità. Cioè, è un uomo che comincia a unire il corpo all'anima, l'amore terreno all'amore sacro. E quando un maschile fa questo passaggio, tutto si muove, tutto cambia. Quindi l'universo si prepara a un incontro più autentico, fatto di presenza e non più di rincorsa. Ok? E adesso vediamo con i miei potenti oracoli, lei con questa serietà cosa dirà a lei. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Ditemi voi se non è il succo di tutto quello che abbiamo letto sul maschile. Che cos'è che non ha mai fatto nella vita? Il Papa. Cos'è che non ha mai fatto nella vita? Essere un uomo che comincia a unire il corpo all'anima, l'amore terreno all'amore sacro. Sta imparando a incarnare colui che mantiene le promesse, si assume la responsabilità. Quindi quello che farà con te, che non ha mai fatto nella vita, può essere qualsiasi cosa, che ha come base quello che abbiamo letto. Ok? Bellissimo. Da molto non usciva questo oracolo, no ragazze?
questa carta. Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. E certo, uomini o comunque maschili che hanno sempre avuto paura dell'amore, perché controllavano, no? Non sapevano come amare. E quindi anche lo vediamo un po', sarà anche simpatico per alcuni versi, un po'. Ho questa immagine di quest'uomo davanti e sto cercando di tradurvela a parole. Allora, sai di colui che ha lottato tanto, no? Alla fine si è anche flagellato, no? Cioè, e una persona veramente che ha imparato anche l'autoironia, che è una dote imprescindibile, no? Per una persona veramente dalla predisposizione animica forte, l'autoironia, no? Quindi sarà più vero che mai. Non riesco a tradurti questa immagine di questa persona che ho davanti, però questo è il senso. Sono spacciato, mi sono innamorato, cioè è arrivato il momento, mi do, ok? Vediamo cos'altro. Infatti, guarda, il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Ditemi se non è proprio la ciliegina sulla torta e tutto quello che abbiamo letto. Io ti merito, sono il Papa. Non sono un paggio, sono il Papa. Tormento, il diavolo, tensione. Rispondo alla chiamata dell'anima, al giudizio. Molto forte, ragazze e ragazzi, molto molto forte. Sì. Adesso andiamo a vedere su di lei cosa farà concretamente in questa settimana. Lei cosa farà concretamente in questa settimana? Vediamo cosa farà concretamente lei. Il 10 di bastoni. Sentirà che è necessario liberarsi da responsabilità e da pesi che non le appartengono più. Questo farà concretamente. Prima di tutto si libera da questi pesi perché vuole volare leggera. Cosa farà concretamente? Prenderà la decisione di liberarsi da fardelli emotivi che la appesantiscono. E in che modo si manifesterà questa sua nuova consapevolezza nella pratica? Il 2 di bastoni molla questi fardelli e si aprirà al nuovo, apertura di cammino. Il 2 di bastoni si troverà a guardare verso il futuro, a guardare verso un mondo nuovo, si alleggerirà di pesi, pianificherà le prossime mosse, di andare verso lo sconosciuto, ciò che non conosce, aprirsi al nuovo della vita, piuttosto che restare dove conosce. Quindi la vedremo in questo modo. Vediamo cosa la vita in questi giorni le chiederà di scegliere oppure di lasciare andare, visto che è uscito il 2 di bastoni. Cosa la vita le chiederà di scegliere o di lasciare andare? Non ci posso credere, l'avevamo presa prima. Cosa la vita le chiederà di lasciare andare? Il senso della penuria. Il 5 di denari, cioè non essere abbastanza capace, non essere abbastanza bella, non essere abbastanza non essere intera, non essere già intera. La vita le chiederà di lasciare andare sta roba qua, di allearsi certamente con le emozioni riferite a questa situazione qui, altrimenti non può lasciare andare questa sensazione se non si allea alle emozioni, no? Di non sentirsi più in difetto, questo la vita le chiederà di lasciare andare in questi giorni. E qual è il segno che le confermerà che la guarigione è in atto già in questi giorni? 10 di spade, perché è finito tutto. Chiuderà delle situazioni, chiuderà delle storie, chiuderà delle situazioni con grande chiarezza e fermezza. Potrebbe chiudersi qualcosa qui, ma quello che si chiude veramente è un ciclo mentale.
che poi questo ciclo mentale si interfaccia con la chiusura di una situazione o di una relazione. Qui c'è una chiusura che è lucida e liberatoria, non è drammatica, non c'è dramma qua, attenzione, non c'è dramma, è una, cioè non c'è vittimismo, ecco. Il dramma ci deve essere sempre, inteso come greco, che significa emozioni, pathos, non c'è vittimismo, cioè lei dice in questi giorni basta dolore inutile, cioè basta vittimismo. E nel momento stesso in cui accetta la fine di qualcosa, la trasmutazione, lei, come se non la ferita si rimargina, è istantaneo. L'illuminazione arriva in un attimo e vedrà che la guarigione è già in atto. Cioè, quando qualcosa si chiude e lei non reagisce più con la paura, ma reagisce con gratitudine, lì lei vede che è guarita, si sente libera. Va bene? Questo è il senso. Quando qualcosa si chiude, lei non reagisce più con paura, ma si sente libera, con gratitudine, lì è guarita. Quindi questa settimana per lei è proprio un rituale di alleggerimento e rinascita. Si toglie la corazza, si svuota da vecchi dolori e torna a respirare la vita. E nel momento in cui lo fa, anche il maschile dall'altra parte la percepisce più vera, più leggera, più magnetica. Eccola. Perché quando una donna lascia andare il bisogno e sceglie la propria verità, l'amore la trova subito dopo. La donna, un uomo, insomma, qua stiamo parlando del femminile, no? Che è dentro di te. Quindi, questa settimana l'energia, il maschile e il femminile si incontrano su un piano di autenticità e presenza. Lui sta emergendo da un periodo di controllo e silenzi, vuole mostrarsi integro, chiaro, responsabile. Lei invece sta lasciando andare i fardelli, vecchi sensi di scarsità, aprendo nuovi spazi di libertà e leggerezza. Quando queste due energie si incontrano concretamente in questi giorni, che può essere in una persona, in una relazione, accade qualcosa di potentissimo, che lui non è più quello che corre dietro o che si chiude, ma è lui che comunica, si prende le responsabilità, agisce con rispetto, agisce con trasparenza, e lei non ha più quella che teme di non bastare, non è più quella che non basto, non sono abbastanza, oppure che trattiene l'amore per paura. Invece si muove libera, leggera, radicata nella sua verità. Cioè è un incontro in cui l'attrazione sessuale, la passione e la presenza emotiva si combinano con perfetta chiarezza e stabilità. Lui sente la sua energia e si accende, si mostra pienamente. Lei percepisce la sua sincerità e responsabilità di lui e si apre senza difese. Bellissimo. Sai che cosa ci stanno dicendo quindi queste due energie? Ci stanno dicendo questo. Ci stanno indicando di guardare dentro noi stessi per vedere dove ci nascondiamo, dove ci tratteniamo, cosa ancora portiamo dal passato a livello vittimistico. E ci stanno spingendo a guardare fuori e riconoscere che l'altro, qualsiasi forma abbia l'altro, uomo o donna che sia, è uno specchio. Quello che vediamo è ciò che siamo pronti a guarire di noi. Lui sta imparando a mostrarsi integro e presente. Lei sta imparando a lasciare andare e a brillare nella propria verità. Le due energie, quando si incontrano, la relazione si trasforma da confusione e fatica a chiarezza e magnetismo reciproco. E questo, quando tu ti mostri per la tua autenticità, con la tua fragilità, diventi magnetica, magnetico, attraente al massimo, potentissima. Quindi lascia andare ciò che non ti serve, mostrati per chi sei davvero e osserva l'altro come risponde. L'incontro vero nascerà in questi giorni dalla verità interiore, non dalle apparenze.
Quindi quando si fa questo passo, quello che sembrava lontano o complicato si aprirà a qualcosa di autentico, vivo e vicino. Ok? A ci picchia. Ragazze, io concludo qui con i tarocchi. Per oggi concludo qui, concludo qui. Mettiamo uno sciamano, queste sono stese atemporali, senza tempo, cioè questo è il viaggio veramente dell'anima, eh. Vediamo cosa ci dice lo sciamano in chiusura. La montagna sacra è un po' come l'eremita, osserva tutto da un'altra prospettiva, osserva le cose dall'alto. Qua c'è una persona che medita sul cucuzzolo della montagna e vede tutta la valle, vede tutto il grande disegno e da questa consapevolezza i suoi passi prendono forma da una visione più autentica, più viva e più magnifica, mi verrebbe da dire. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Cioè, avete capito la portata di queste stese che mi fanno fare delle sudate? Incredibile. Mi raccomando, praticate, praticate e praticate affinché le due energie, affinché possiamo seguire il sentiero indicato dai nostri archetipi e realizzare quanto più possibile la nostra unicità. Detto questo, concludo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.